non solo moda, è. Essenziale fotografo Enzo Dal Verme si sposta nei vari continenti alla ricerca di eroi, urbani e contemporanei. Vediamo come. È una questione di sguardo. Si può usare un'ottica macro o un'ottica micro. Dipende da come e da cosa si vuole raccontare del mondo e di chi lo abita. L'obiettivo di Enzo Dal Verme, classe 1963, già abituato a descrivere gli ambiti involucri che fanno della parola moda un leitmotiv universale, sa cogliere anche l'anima che sta oltre l'abito. Da alcuni anni si muove attraverso le metropoli dei continenti, alla ricerca di quelli che definisce eroi urbani. Fissa un'espressione, una modalità che riverberi chi sono e cosa fanno, e sulle pagine di Flair racconta le loro microstorie. Gli eroi diventano tali anche perché si muovono in un determinato luogo piuttosto che in un altro. Beirut, Città del Capo, Bombay producono vite, scelte, esperienze differenti rispetto a Madrid, Oslo, Rotterdam, Berlino. Ho cominciato a fotografare gli eroi urbani per una mia curiosità. Sapevo che il mondo è cambiato dalle guerre, dall'economia, dalla politica, però secondo me c'era qualcos'altro più importante, cioè sono le scelte che ognuno di noi fa ogni giorno. Dunque ho cominciato a cercare queste persone. Diciamo sono persone un po' particolari che non seguono la massa, non sono persone con vite preconfezionate, con vite omologate. Sono eroi perché molto spesso vanno controcorrente, cioè fanno qualcosa che sembra impossibile da realizzare. Realizzano poi in realtà delle cose molto importanti che hanno una ottima influenza sulla comunità intorno a loro. C'è chi inventa un ristorante famiglia, chi forma un gruppo musicale per mantenere vive le radici della tradizione africana, chi organizza feste in discoteche trendy e raccoglie fondi per la Croce Rossa, chi costruisce burattini per aiutare gli animali. A ognuno la propria piccola grande missione. Ecco alcuni esempi. Si veste da hostess e va in giro per Berlino facendo delle performance che sono metà performance e metà servizio. Lei desidera che le persone le facciano delle domande stupide sull'arte, cioè le domande che uno ha sempre paura di fare, perché lei pensa che le persone sono poco in contatto con l'arte e l'arte è una grande ispirazione nella vita. Iniezione di ottimismo. C'è un gruppo di ragazzi che si è inventato una trasmissione televisiva senza avere alcuna esperienza, dunque vanno in onda con le immagini un po' sfocate, il labiale fuori sync, tutto un disastro. Però il loro desiderio è di dare solo buone notizie che ispirano. È diventato talmente popolare che un grande network ha proposto loro di fare un programma in prima serata e loro hanno rifiutato perché non volevano perdere la loro genuinità. È molto facile in India fare i soldi a Bollywood, cioè facendo questi film con i balletti, è molto, molto popolari. Lui ha fatto parecchi film di denuncia sociale, che è una cosa un po' impopolare in India. Lui desiderava tanto avere un lavoro normale, lavorare col computer, che nell'apartheid per lui sarebbe stato impossibile avere un lavoro da bianco, diciamo. E per mantenersi gli studi ha incominciato a vendere ai semafori degli animaletti che faceva con il filo elettrico che buttavano via quelli che facevano i lavori per strada e delle perline. Adesso lui con 2 soci ha un'azienda che dà lavoro a 100 famiglie, un'azienda modello ed esportano questi animaletti in tutto il mondo. Questione di sguardo, dicevamo.